Ciao a tutti amici di SBAM, oggi abbiamo svaligiato il dipartimento dello sceriffo del Montana e abbiamo da presentarvi dei classici dei fucili a pompa. Vai. Belli, sì, abbiamo Abbiamo il grandi re- acquisti, Abbiamo il re di tutti che è il Remington 870. Questa è una versione anni 70 del 75 se non ricordo male, datoci gentilmente da Gian. Abbiamo uno Smith & Wesson modello 3000 che doveva essere il Remington Killer ma purtroppo non ce l'ha fatta. E poi abbiamo questo aborto che è di Dimitri che ce l'ha prestato, che è un po' la concezione moderna del trombone da pirata. Sì, esatto, è da pirata somalo. Allora, cosa dire? Il Remington 870 è un fucile a pompa molto ignorante, molto basico, ha una carcassa fresata dal pieno, acciaio ovviamente, veniva fornito in una marea di varianti con varie lunghezze di canna. Questa è un 20 pollici, slug, cilindrica, doppia barra di azione per il manicotto, quindi molto fluido, 4 colpi più 1. Poi vabbè, ci sono le varie versioni police che arrivano a 7, 8, quelle sportive Sì, vanno quelle oltre. prolunghe. Esatto. Le canne arrivano mi sembra fino ai 26 pollici, bindellate ovviamente, perché devi svitare le cose. E questo che abbiamo qua è un Wingmaster che all'epoca era il top di gamma, perché era brunito blu, aveva i legni in noce, polished, che ormai questi qua di polish non c'è più niente sopra. È stato disegnato da John Pedersen recuperando dei vecchi schizzi di Browning, perché c'è stato un periodo in cui lavoravano insieme in Remington. John Pedersen, quello famosissimo. Sì, bellissimo anche quello. Questo è entrato in servizio, è stato in produzione negli anni 50 ed è andato avanti fino ad oggi, perché continuano a produrlo. Ovviamente oggi hanno aggiornato con i polimeri e alcuni col caricatore, come possiamo vedere quello là. Quanto è camerato? 2 3/4, 70. Ah, 70. C'è anche Magnum e Super Magnum per il mercato americano. Ah. Invece sullo Smith & Wesson cosa possiamo dire? Su un forum ho visto un americano che lo definiva come un 870 metrico. Perché metrico? Perché la Smith & Wesson faceva produrre in Giappone. Dalla OWA. Sì. Vediamo che ha la stessa brunitura blu delle pistole, ha l'overall design è lo stesso dell'870. Questo monta canna slug con tacca di mira. Ma c'è scritto Made in Japan. Sì, c'è scritto. E questo è uno dei motivi per cui non ha avuto successo. È waifu? Esatto, è uno dei motivi per cui non ha avuto successo, perché gli americani, avere un'arma non americana negli anni 80 era gravissimo. Era gravissimo, infatti. Nonostante questo fucile avesse coperto l'unico difetto dell'870. Cioè l'870 aveva prima degli anni 80 un problema per cui inserendo le cartucce, se non andavano completamente nel tubo, con il rinculo uscivano e lo bloccavano in dei modi bruttissimi. E questo in una situazione di combattimento reale poteva essere una brutta fine. Mentre questo c'ha La un Smith blocco. Wesson sì, l'ha modificato, e poi la Remington, capendo l'errore e vedendo che lo Smith Wesson funzionava meglio, l'ha corretto con il sistema FlexiTab, che non so cosa sia. Ansoming. Sono nomi loro. Poi arriviamo al giorno d'oggi e i questo cinesi... è il futuro. Sì, esatto, questo è il futuro. I cinesi hanno preso macchinari, quote, come al solito copiano, però fanno un discreto lavoro, per questo anche questo è fresato dal pieno, un bel blocco Sì, di... può cadere dall'aereo e non Sì, rompersi. esatto. E questa vabbè, è la versione più compatta. Infatti è classificato pistola, 5 colpi più 1. È uguale, è la Ma stessa... c'è anche la versione a fucile o c'è solo così? C'è anche la versione canna corta e calcio, e canna lunga, sfonda vetri e calcio, con plastica e mag full tarocche. Magico. Sì, però non a caricatore. Poi c'è l'opzione per il redot. Sì, c'è le slitte sopra, ma questo anche sui Remington si trovano. Sono cose che ormai sono standard. Non è predisposto, questo non c'ha buchi. Che altro dire? Le differenze principali tra queste alla fine sono quello. Cambia giusto la brunitura, questa è più scura, questa è più sul blu. E perché non ha avuto successo? Oltre al fatto che fosse giapponese, ormai il mercato era di Remington. Ma era pieno? Ne avevano Sì, venduti esatto. quanti? La Smith Wesson è arrivata, fa: noi abbiamo questo prodotto innovativo che risolve i problemi della Remington. Se ci comprate 20 revolver ve ne regaliamo 2, 3. Le prime strategie di mercato erano quelle, perché Smith Wesson voleva il monopolio sul law enforcement. Quindi pistole, fondine, manette, cartucce, lunghe, corte. Solo che purtroppo Sì, ha avuto successo, perché molti dipartimenti l'hanno usato. Ancora oggi qualcuno lo userà.
ed è molto apprezzato in America e soprattutto si trovano a prezzi, Ragionevoli. sì, in America molto più che qua, perché sì? in America un 870 va sui $300, questo va a 90, perché non è Giusto, considerato... parliamo di prezzi. Questo quanto è venuto? Allora, Gian l'hai preso a 3,50. 3,50 perché è vissuto alla fine. Sì, Perché sì, gli manca un appunto, pezzettino ma di roba vissuta ne posso vedere. Se no, in armeria più o meno vanno sugli usati sui 4,50. Nuovi 700-800 euro. Questo io ho avuto una botta di culo allucinante, l'ho preso a 200, è praticamente nuovo, si ha sparato 50 colpi prima di me e... Allora, due pompa, le ultime tecnologie del mondo, possiamo prendere dei catenacci uguali, identici, semiautomatici, direi un quarto di questo. Qua ti prendevi 4 franchi semiautomatici. Come fai a farli andare con le low recoil o le non letali? Ma che cazzo, ma non è quello il problema è che buttare i soldi, fare danni per comprare della merda. Voi sapete Avesse quanto un costa valore, quello? fosse stato in Vietnam, in qualche posto di merda, no, è stato... Qualcuno di questi c'è stato, qualche 870. Forse, per caso, per sbaglio. No, ci sono quelli marchiati US Property. Va bene, questi, no, quindi... Sì, tanta bisogna- bella roba in giro, proprio questi E bisogna vuoi sapere prendere. quello là quanto costa? Però quello lì è speciale, è strano, è magico. Quelli vanno dai 300 ai 350, a seconda di quanto è onesto l'armiere. Ci vuole del coraggio. Costa di più quello corto che quello full size. Ed è pistola, va nelle 3 comuni. Mercato. Vabbè, dopo questa panoramica facciamo vedere un po' i dettagli che secondo me meritano. O prima, se vuoi dirci le tue impressioni oltre al prezzo, cosa ci dici di questi pompa? Li hai maneggiati un po', ci hai giocato un po'. Almeno sono dei pezzi di ferro fresati, hanno delle garanzie. Ma si trovano le prolunghe? Sì, assolutamente sì. Remington ce n'è da buttare via, qualunque marca, più che altro roba americana. Il problema di questo è che essendo con quote diverse non ha parti intercambiabili con Remington e le prolunghe so che le fanno sue apposta per questo modello, il modello 1000 della Smith Wesson che era semi-auto, ma non so se si trovano dalla nostra parte del mondo. In America te le tirano dietro, da noi non lo Al so. solito. Facciamo i dettagli o vuoi dire ancora qualcosa a te? No, poi procediamo con i dettagli. Dai, va bene. Allora, partiamo dal fondo ad analizzarli più o meno Sì, alla guardiamo i pari. calcioli. Abbiamo calciolo ammortizzato su entrambi originali perché uno è marchiato Remington, uno c'ha il logo Smith Wesson che è potentissimo. La forma del calcio più o meno uguale, a pistola, questo è un pochino più ergonomico di questo, ma sono dettagli. Receiver, tutti e due in acciaio fresato dal pieno, tutti e due bruniti. Questa è una brunitura un po' più sul nero, questa è più sul blu. È la stessa delle pistole ed è fantastica. Le Sicura traversino. sono uguali. Grilletto identico, cambiano giusto le quote dei perni, questi sono un pelo più larghi di questi, ma cambia la forma dell'otturatore e la cromatura, perché questa è lucida, questa è opaca. Sì. Canne sono entrambi da 50 cm, entrambe cilindriche, anzi questo è police cylinder, cioè leggermente improved. In teoria è un pochino più precisa Leggermente strozzata. e infatti monta anche la tacca di mira slug posteriore regolabile e fissa anteriore, mentre questo ha il classico build side, il pallino, che è forse più veloce di acquisizione ma un pelo meno di precisione. Lastino uguale, questo ha meno intagli, questo ne ha di più. Sì, la forma è identica. Sì, forse questo è un pelo meno spessa, questo qua è veramente un tocco di noce allucinante. E cambia anche il passo Di rigatura del qua. tappo, sì. Questo è un più corto, però più o meno siamo lì. Sono entrambi tappi molto diversi. morbidi da girare, sono fluidissimi entrambi, forse non dico alla pari, ma quasi. Madonna, sono... Sì, si spingono con nulla. E altri dettagli, vabbè, cambiano giusto i marchi. Questo da una parte, dall'altra parte ha scritto Remington Wingmaster e questo qua ha scritto Smith Wesson Model 3000. Le matricole sono sempre nella stessa parte, sempre dalla parte opposta dell'azione. Basta, non ci sono altri marchi, sono quelli sulla canna con scritto quanto sono camerati e il calibro. E dobbiamo parlare anche di quell'affare là. Dobbiamo proprio. Ma sì, dai, cosa diciamo? Cosa diciamo? Che è un cinese? SDM? Sì, SDM, quindi Beijing, Super China. Begin? Tutto ciò che può essere legno è diventato plastica, tutto ciò che può essere brunitura è diventata vernice grigia scura, perché non Grigio. penso sia parcherizzato, Tante secondo me gana. è vernice brutta. Ha la slitta, e in teoria è compatibile Remington al 100%, dicono.
Poi dei cinesi bisogna fidarsi fino a lì, gli AK cinesi sono fatti tutto loro, quindi presumo che i fucili. Questo ha una cosa che nessuno dei due ha un'attacca di mira che va fino a 300 metri. Ti prego. Non ce la Fluida possiamo come... fare. Devi tirarla su e poi spingere. Io scappato. Ok, questa è la tarata a 300 metri. Ha un attacco cinghia, in teoria deve essere single point, ma davanti anche l'attacco. Questi non hanno attacchi cinghia perché erano pensati da buttare in macchina e lasciare in macchina. Vabbè. Ha un caricatore, non ha il serbatoio, l'abbiamo già detto anche prima, che è un bel tocco di ferro. La stina davanti è un pelo troppo corta e ha un altro problema enorme. Fai vedere il pollicione? C'è un po' di rischio. Se non la tieni nascosta la mano, ti bruci un po' la ciccia. Ti bruci? No. La cosa bella di questo è che ha un teschio potentissimo disegnato dall'altra parte. Ha il teschio della morte, è bellissimo. Ci sta, fa parte del gioco, fa parte della tamarraggine. Molto videogioco di motociclisti. Mi piace. Manca il parlare delle cartucce, che l'abbiamo accennato leggermente prima. Dovremmo fare un video a parte per parlare delle cartucce. Sì, ma tu hai detto, perché scegliere un pompa che costa più di un semi-auto? Perché? C'ha un solo vantaggio il pompa. Spara le stesse cartucce calibro 12. Ovviamente non camerate magnum, quindi da 70 mm. Però puoi spararle non letali. Il pompa spara queste, che sono non letali. Che nel semiautomatico non spara riarma, quindi sono inutili. Le 28 grammi a pallini, Ma... che in certi semiauto vanno, in certi no. Sì, vabbè. Perché nei recupero gas non andranno mai, mentre No. negli inerziali van da Dio e nei lungo rinculo dipende dal freno e dalla molla. E poi posso sparare anche tutte le cose più spinte. Ma Quindi i pallettoni dai doppio Il zero. semiautomatico è fatto per sparare le cose spinte, dai. Sì, semiauto va bene principalmente con le cose spinte. Poi vabbè, le slug, il bello dei 12 dei cannalisce è che ti puoi inventare dei caricamenti divertenti. Sì. Tipo Sono facili da ricaricare. tipo questo esperimento che sta tirando fuori lui, che è Sabot. E palla da 16 mm. E poi volendo si può mettere ancora. Questa non c'è, questa è una palla da 18 mm proprio. Che ci entra. Diciamo che andando su quelle più moderni, sui Remington, sul Mossberg, su tutto ciò anche a pompa moderno, puoi arrivare fino ai 3 pollici, cioè il 76 Magnum. Perché le Super Magnum qua non arrivano. Quindi si va su slug sabotate, si va su pallettoni cattivissimi ramati e cose da orsi. No, quello va bene anche. Sì, però lì appunto, lì anche il semiauto va da Dio. Questo ha il vantaggio che tutto ciò che è sotto i 28 grammi lo puoi sparare. Sì, quindi si può fare delle ricariche leggere. Senza doverlo truccare. Anche nei semiauto puoi, ma devi iniziare a metterci le mani, prepararli da gara per andare su cariche leggere. Devi spingere. Se non spingi con la polvere non vai da nessuna parte. Esatto. Comunque dobbiamo solo provarli, però poi li proveremo in maniera un po' diversa dal solito questi. Diciamo che cercheremo di riportare nel loro habitat naturale, che erano gli anni 70 e 80. C'è un cofano, un bagagliaio. Diciamo che ci evitiamo le cagate tactical. Il ghetto di Varsavia, no, non si possono dire cose. Vabbè, con questa battuta brutta chiudiamo perfettamente il video. Saluto da Ciao, Max ragazzi. e saluto da... te e la Liguria.